Ciao, in questo video ti mostro come cucire a mano questo orlo arrotolato sui bordi e sugli angoli di un pezzo di stoffa di seta per creare un foulard come questo da indossare al collo o come bandana o da legare ai capelli. Prima di partire ti ricordo che se vuoi imparare a cucire ci sono i miei corsi di cucito online su www.cucitoespresso.it. Io ho utilizzato un pezzo di seta vintage 70x70 cm che avevo a casa con stampa quadrata già pronta per essere tagliata per foulard. Sul blog www.ladulzatina.com puoi trovare ulteriori suggerimenti di dimensioni da foulard per poter sfruttare anche dei pezzi di tessuto che hai già a casa e creare sciarpe anche più grandi, tipo questa che sto indossando. Per cucire l'orlo arrotolato puoi utilizzare un filo dello stesso colore del tessuto, in questo modo la cucitura sarà meno evidente e gli eventuali errori meno visibili. Oppure puoi utilizzare un filo a contrasto che darà un tocco di personalità al tuo foulard. Io procedo con questa seconda opzione in modo che si veda meglio il punto su questo video. Ho scelto uno dei colori della stampa, il giallo. Seleziono un ago sottile adatto per la seta. Taglio un pezzo di filo che infilo nella cruna del lago e alla fine del filo faccio un nodino. Piego il bordo del foulard del tessuto circa 5-7 mm e parto spostandomi dall'angolo del tessuto di circa una decina di centimetri. Può essere anche di più, basta che sia almeno una decina di centimetri. Infilo l'ago sotto, esattamente sulla piega del tessuto, in questo modo sono sicura che il nodino sarà nascosto nell'orlo arrotolato e non visibile dall'esterno. Tenendo il bordo piegato faccio un piccolo punto sul tessuto alla base andando giù in verticale, in questo modo. Prendo solo il tessuto sotto. Infilo poi l'ago sulla piega di fianco a dove ero uscita in precedenza e faccio un punto lungo, circa diciamo 5 mm. 5-7 mm. Faccio attenzione a uscire con l'ago ai 5 mm solo in quel punto, senza prendere la piega in altri punti, quindi deve essere l'ago non deve prendere altre porzioni di tessuto. Vado giù in verticale, perpendicolare quindi, e faccio un altro piccolo punto. I piccoli punti che faccio alla base dell'orlo devono avere tutti la stessa dimensione, quindi devo cercare di prendere sempre la stessa porzione di tessuto. Faccio poi il punto lungo superiore. Anche questi punti lunghi devono avere sempre la stessa dimensione. Proseguo quindi alternando un punto piccolo inferiore e un punto lungo superiore. Dopo aver cucito circa 10 o 15 cm mi fermo nella piega superiore, quindi dopo aver cucito un punto lungo, e tiro il filo delicatamente. I punti si chiuderanno formando in automatico il punto arrotolato. Ecco l'orlo dal rovescio e dal dritto. Per proseguire apro un pochino la piega e vado avanti facendo un punto piccolo alla base. Ripeto questa operazione man mano che proseguo con l'orlo, quindi un punto piccolo, un punto lungo, un punto piccolo, un punto lungo.
Quando mi finisce il filo io procedo in questa maniera. Mi fermo nella piega superiore dopo un punto lungo. Tiro il filo per formare l'orlo arrotolato e faccio un nodino al centro del tessuto ripiegato, prendendo solo lo strato di ripiego e non lo strato di tessuto esterno, quindi quello sotto. Per fare il nodino faccio un cappio e ci infilo dentro l'ago. Poi tiro, lo ripeto per 2 o 3 volte. Taglio poi il filo. Per ripartire infilo come alla partenza iniziale l'ago sotto il ripiego di tessuto ed esco sulla piega. Riparto come fatto alla partenza, quindi faccio i vari punti corto e lungo. Una volta tirato il filo, sull'orlo non si vedrà il nodino e dal dritto non si vedrà nessuno stacco. Vediamo ora come fare un angolo. Arrivata alla fine del bordo, infilo l'ago sulla piega superiore come faccio quando devo fare un punto lungo. Non faccio però un punto lungo ed esco con l'ago da sotto. Piego il secondo bordo, quello dopo l'angolo, e infilo l'ago sulla piega del secondo bordo in questo modo, in questo punto. Ecco qui. Tiro poi il filo per chiudere tutto il primo bordo. Risvolto il secondo bordo e mi ritrovo con il filo nella piega superiore. Faccio un punto piccolo nella parte bassa facendo attenzione che il filo non si risvolti dietro il tessuto, quindi eventualmente mi aiuto a riposizionarlo con le mani, con le dita o col l'ago. Proseguo poi con un punto lungo ripetendo l'alternanza punto lungo punto corto per qualche volta. Aiutandomi con uno strumento per tenere il bordo piatto, tiro il filo. Se non dovesse risvoltarsi bene, con un ago o con uno spillo, spingo bene il tessuto, il bordo, all'interno dell'orlo arrotolato. Ecco qui l'angolo dal rovescio e dal dritto.
Per la chiusura finale, infine, proseguo fino al punto finale fermandomi a 5 mm dal punto da cui sono partita all'inizio di tutto. Faccio l'ultimo punto piccolo basso. E chiudo il filo con dei nodini a cappio prendendo questo il filo che unisce il bordo e il tessuto sotto, quindi prendendo il piccolo punto fatto. Metto il filo in sicurezza inserendolo per qualche centimetro all'interno dell'orlo. Devo inserire l'ago facendo in modo che semplicemente passi all'interno dell'orlo senza prendere mai il tessuto. Tiro leggermente il filo e lo taglio. In questo modo sarà nascosto all'interno dell'orlo. Ecco qui. Stiro poi tutto l'orlo fatto con il ferro. Ecco il risultato finale. Questa è una rifinitura preziosa fatta completamente a mano. Ci vuole infatti parecchio tempo per finire, dovrai avere un po' di pazienza. Ne vale la pena però per il risultato finale. È possibile rifinire il bordo più velocemente anche a macchina. Questo sarebbe il risultato del bordo. Trovi come farlo in un precedente video, il link è nell'info box sotto il video o in alto sopra questo video a destra. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video, mi trovi anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!